Bentornati nel nostro podcast. Nella puntata precedente abbiamo parlato della routine quotidiana, degli orari e in questa puntata entriamo nel cuore della grammatica italiana, i verbi. Oggi scopriamo insieme i verbi che finiscono in are, i più comuni e anche i più facili da imparare. Esatto, e sapete una cosa? I verbi in are sono circa il 70% di tutti i verbi italiani. Quindi, se imparate bene questa coniugazione, avete già fatto un grande passo avanti. Perfetto. Allora, Emma, cominciamo dall'inizio. Che cos'è un verbo in are? Un verbo in are è semplicemente un verbo il cui infinito finisce con queste tre lettere, A-R-E. Per esempio, parlare, mangiare, studiare, lavorare, ascoltare. Sono tutti verbi in are. E la bella notizia è che seguono tutti lo stesso schema di coniugazione. Fantastico. E come funziona questa coniugazione? Spiegaci il trucco, Emma. Allora, il trucco è semplice. Prendiamo il verbo parlare, to speak. Prima cosa, togliamo are dalla fine e ci rimane la radice parl. Poi aggiungiamo le desinenze. Io parlo, tu parli, lui o lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Aspetta, ripeti piano. Io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. È così? Esattissimo! E questa è la regola per tutti i verbi regolari in are. Non dite io parli o tu parla, è sbagliato. Dite io parlo e tu parli. Seguite sempre lo schema o, i, a, iamo, ate, ano. Perfetto. Ora vediamo altri verbi importanti. Emma, quali sono i verbi in are più usati nella vita quotidiana? Beh, ci sono tanti verbi essenziali. Vediamone alcuni. Mangiare, to eat. Io mangio, tu mangi, lui mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. Per esempio, mangio la pasta ogni giorno. I eat pasta every day. Ottimo. E poi c'è studiare, to study, vero? Sì, studiare segue la stessa regola. Io studio, tu studi, lui studia, noi studiamo, voi studiate, loro studiano. Studio italiano tutti i giorni. I study Italian every day. Notate, la radice è studi e aggiungiamo le solite desinenze. Bene. E per il lavoro, come si coniuga lavorare? Lavorare, to work, io lavoro, tu lavori, lui lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano. Per esempio, lavoro in ufficio dal lunedì al venerdì. I work in the office from Monday to Friday. Perfetto. È un verbo molto utile. Ascoltare, to listen. Come si coniuga? Ascoltare, io ascolto, tu ascolti, lui ascolta, noi ascoltiamo, voi ascoltate, loro ascoltano. Ascolto la musica mentre cucino. I listen to music while I cook. Vedete? Sempre lo stesso schema. Bravissima. E ora vediamo alcuni esempi pratici con frasi complete. Emma, facciamo qualche esempio con parlare? Certo. Allora, io parlo italiano, I speak Italian, tu parli inglese molto bene, you speak English very well, noi parliamo sempre al telefono. We always speak on the phone. Notate come usiamo il verbo in contesti diversi. Ottimo. E con mangiare? Dammi qualche frase. Ecco qui. Io mangio a casa. I eat at home. Loro mangiano fuori ogni weekend. They eat out every weekend. Voi mangiate troppo velocemente. You eat too fast. Attenzione, non dite mangio alla casa. Dite mangio a casa. Preposizione semplice, a, senza articolo. Perfetto esempio. E una cosa importante. Quando usiamo questi verbi con le preposizioni, per esempio con studiare? Bene, con studiare usiamo diverse preposizioni. Studio italiano, nessuna preposizione. Ma studio all'università, usiamo a più articolo. Oppure studio per l'esame, usiamo per quando c'è uno scopo. Studio con Maria, usiamo con per indicare compagnia. Fantastico. Ora facciamo un dialogo pratico. Io sono uno studente, tu sei la mia amica. Parliamo della nostra giornata usando i verbi in are. Pronta? Prontissima. Allora, ciao!
Come va oggi? Sei libero o studi tutto il giorno? Ciao. Beh, stamattina studio per l'esame di storia. Poi a pranzo mangio qualcosa veloce, forse un panino. E tu? Che fai oggi? Io lavoro fino alle 2, poi torno a casa e preparo la cena. Ah, e stasera ascolto un podcast italiano per praticare la lingua. Tu ascolti mai podcast? Sì, ascolto spesso podcast quando cammino o quando sono in autobus. È molto utile. E dimmi, tu parli italiano con qualcuno oppure pratichi solo con i podcast? Beh, parlo italiano con alcuni amici che studiano con me. Parliamo durante la pausa pranzo, ci esercitiamo insieme. È divertente e anche utile, perché correggiamo gli errori a vicenda. Che bello! Io invece parlo italiano solo con la mia insegnante, 2 volte a settimana, ma vorrei parlare di più. Magari possiamo organizzare una conversazione insieme, no? Certo, ottima idea. Così pratichiamo entrambi. E poi possiamo anche cucinare insieme e parlare in italiano mentre cuciniamo. Che ne dici? Perfetto, mi piace tantissimo cucinare e così uniamo l'utile al dilettevole. Quando sei libera? Sono libera sabato pomeriggio. Tu lavori sabato o sei libero? No, non lavoro il weekend. Sabato sono libero tutto il giorno. Allora ci vediamo sabato. Perfetto, a sabato allora. E intanto continuiamo a studiare i verbi. Bravissimi! Vedete quanti verbi in are abbiamo usato? Studiare, mangiare, lavorare, ascoltare, parlare, cucinare sono tutti verbi essenziali per la conversazione quotidiana. E ora un piccolo trucco. In italiano molte azioni quotidiane usano verbi in are. Per esempio, camminare, to walk, guardare, to watch, telefonare, to phone, abitare, to live. Esatto. E c'è una cosa interessante da notare. Alcuni verbi in are hanno un piccolo cambiamento ortografico. Per esempio, i verbi che finiscono in care e gare, come cercare o pagare, con noi e voi dobbiamo aggiungere una H per mantenere il suono duro. Quindi io cerco, tu cerchi, ma noi cerchiamo. Ah, questo è un dettaglio importante. Quindi pagare diventa io pago, tu paghi, ma noi paghiamo. La H serve per mantenere il suono GH, come in spaghetti, giusto? Esattissimo. È solo un trucco ortografico, ma è importante per scrivere correttamente, anche se, nella conversazione parlata, non si sente la differenza. Perfetto. Ora mettiamo in pratica tutto quello che abbiamo imparato. Pronti per gli esercizi? Cominciamo con la ripetizione. Sì, ripetete dopo di me la coniugazione completa. Io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Bene, ora con il verbo mangiare. Io mangio, tu mangi, noi mangiamo, loro mangiano. Ottimo! Secondo esercizio, traduzione. Io dico in inglese, voi traducete. Pronti? I study every day. La risposta è studio ogni giorno. Perfetto. Prossima. They work in the city center. Risposta è lavorano in centro oppure loro lavorano in centro. Bene, e ora we listen to Italian music. Risposta è ascoltiamo la musica italiana. Eccellente. Terzo esercizio. Completate le frasi. Prima frase. Io italiano ogni giorno. Quale verbo? Risposta studio. Io studio italiano ogni giorno. Bene, prossima. Tu? Molto velocemente. Quale verbo? Risposta mangi. Tu mangi molto velocemente. Perfetto. E l'ultima? Noi sempre in italiano. Quale verbo? Risposta parliamo. Noi parliamo sempre in italiano. Bravissimi! E ora il quiz finale. Domanda 1. Qual è la forma corretta per io speak? A. Io parli? B. Io parlo. Risposta corretta B. Io parlo, con la O finale. Esatto. Domanda 2. Come si dice we eat in italiano? A. Noi mangiamo. B. Noi mangiate. Risposta corretta A. Noi mangiamo. Conigliamo finale. Benissimo. Ultima domanda. Quale verbo è in are? A. Leggere. B. Studiare. Risposta corretta B. Studiare. Finisce in are.
mentre leggere finisce in ere. Perfetto. Complimenti a tutti. Oggi abbiamo imparato i verbi in are, la coniugazione base che vi servirà per tantissime parole italiane. Ricordate lo schema: o, i, a, iamo, ate, ano. Praticate con i verbi che abbiamo visto: parlare, mangiare, studiare, lavorare, ascoltare. E provate a fare frasi complete. E nella prossima puntata continueremo con i verbi. Scopriremo i verbi in ere, come leggere, scrivere, vedere. Sarà altrettanto utile e interessante. Restate con noi.